Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come partendo da rametti di rose, grazie all'aiuto di siringhe, gli si possa poi far generare delle radici ed ottenere dei risultati esattamente come questi, ovvero delle piantine che poi vivranno di vita propria. Io vi consiglio di seguire il video ma soprattutto di provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché la tecnica è davvero molto semplice e vi assicuro i risultati vi daranno davvero delle grandi soddisfazioni. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi una piantina di rose, di qualsiasi varietà, perché questo esperimento si potrà fare davvero con tutti i tipi di rose, però l'importante è che il soggetto che sceglierete abbia dei rami che siano compresi tra un'età di 1 anno, massimo 2, perché sarà proprio su quelli che si andrà a fare l'esperimento vero e proprio. Però, al fine di ottenere realmente una piantina da questo ramo, occorre che proprio su di lui nascano delle radici, e c'è un trucco per riuscirci, e saremo proprio noi a decidere dove farle nascere. Basterà semplicemente nel punto in cui noi vogliamo che nascano le radici, interrompere la linfa che passa dalla parte inferiore della pianta, quindi dalla parte dove ci sono le radici, alla parte superiore, ovvero quella apicale. Quindi creare semplicemente un vero e proprio anello di interruzione sulla corteccia, eliminandola. Per creare l'anello occorrerà procurarsi un coltello ben affilato. Io uso quelli che si utilizzano normalmente per gli innesti e prima di utilizzarlo, mi raccomando, anche in questo caso sterilizzatelo anche semplicemente con un po' d'alcol. Poi, partendo dalla parte apicale, quindi la parte più in alto, scendere di circa 15 cm e semplicemente praticare 2 tagli. Quindi semplicemente scalfire la pellicina che c'è in questo modo. Dovrete fare un taglio che prenda tutta la circonferenza ed una volta eseguito semplicemente, qui c'è il primo taglio, andare su di circa 1 centimetro e ripetere l'operazione in modo che il taglio sia parallelo a quello che avete appena fatto. Ecco qua. Dopodiché, sempre con la punta del coltello, unire i 2 tagli in questo modo e tirare via, una volta eseguiti, tirare via la pellicina. Ecco qua. Decorticato il ramo, questo è ciò che si è ottenuto, quindi semplicemente si è tirata via la pellicina, spero che nel video si veda quanto è fine, senza toccare assolutamente il ramo che c'è sotto. Nella parte viva che si è creata, quella che insomma toccandola è bagnata, andranno applicati degli ormoni radicanti. Non è tassativo, l'operazione riuscirà lo stesso, però se ce li avete meglio. Quindi basterà semplicemente prendere questa polverina ed applicarla con un pennello. Se non avete gli ormoni radicanti andrà benissimo anche della semplice aspirina, però mi raccomando non quella effervescente ma quella in compresse, e semplicemente fare questa operazione, quindi con un pennellino immergerlo negli ormoni, dopodiché spennellare tutta la parte che si è creata viva. A questo punto occorrerà procurarsi un pochettino di terra, del terriccio universale purché soffice e drenante andrà benissimo, e semplicemente inumidirlo leggermente. Mi raccomando, dovrà essere soltanto umido e non bagnato. Una volta che sarà umido, e questo è il grado ideale, fare questa operazione, prenderlo e creare, schiacciando tra le mani, quindi facendo uscire l'acqua in eccesso e anche l'aria, ottenere una pallina di terra. E continuate a lavorare il tutto sino a che la pallina non perda tutti i liquidi in eccesso e che all'interno le bolle d'aria spariscano. E alla fine dovrete ottenere un qualcosa di molto simile a questo, quindi che toccandola sembri della plastilina, insomma del pongo. E a questo punto si potrà procedere tranquillamente con le fasi successive. Andare nel punto nel quale si è creato il taglio e semplicemente andare a ricoprire il tutto ed avvolgere con la terra il punto nel quale appunto abbiamo lavorato. È davvero malleabile la terra una volta che sarà bagnata e strizzata, risulterà davvero molto simile alla plastilina. Eccolo qua, questo è il risultato. Quindi prendere del cellophane e semplicemente andare a chiudere il lavoro che si è appena fatto, così. Chiudere e nel frattempo cercare comunque di modellare ulteriormente. Quindi semplicemente continuare stringendo a chiudere. Ecco qua. Quindi prendere un laccetto, in questo caso io ho preso un laccio col quale si lega normalmente i pomodori, ed andare a chiudere il tutto nella parte inferiore.
Questo eviterà che poi col tempo il cellophane si possa aprire e far cadere di conseguenza la terra. Sarebbe un peccato poi casomai a metà dell'opera dover rifare tutto soltanto perché casomai si apre. Stessa operazione si dovrà eseguire nella parte superiore, quindi semplicemente prendere un altro po' di filo e chiudere. Dopodiché semplicemente legare. Fine dell'operazione, questo è ciò che dovrete ottenere. Trascorsi 10 giorni, così è come appare la pianta. I germogli all'apice si stanno sviluppando in una maniera assolutamente perfetta ed è il sinonimo che la pianta goda di ottima salute e che non abbia assolutamente risentito dell'operazione. Adesso però bisognerà bagnare la parte interna che c'è nel cellophane, quindi la terra, perché se si seccherà le radici non potranno svilupparsi. Ovviamente non si potrà aprire il cellophane, se no la terra andrà via. Quindi un buon metodo per andare a bagnare la terra sarà quella di prendere una siringa, riempirla con dell'acqua e semplicemente fare questa operazione. Provo a mostrarvi come debba avvenire l'operazione per bagnare, soprattutto la prima volta. Allora, innanzitutto bisogna creare, e ripeto solo la prima volta, dei fori nella parte inferiore, in modo che poi l'acqua in eccesso defluisca, ma soprattutto la pressione quando inserirete l'acqua non faccia scoppiare tutto. Una volta fatti un po' di buchi, semplicemente andare nella parte superiore e bucare. Guardate, l'acqua in eccesso uscirà, quindi non vi preoccupate, e bagnate fino a che non vedrete che il terreno sarà completamente umido. Il fatto che l'acqua esca dai fori che abbiamo creato è assolutamente una cosa normale e addirittura positiva, perché se non avessimo fatto tutti questi fori, il tutto sarebbe scoppiato, quindi mi raccomando fateli. Quando il terreno passerà da un marroncino chiaro a un marrone molto scuro, proprio come questo, vorrà dire che si è saturato di acqua e quindi si potrà smettere di bagnare. Le volte successive bisognerà bagnare soltanto quando questo tenderà a diventare di nuovo di un marroncino molto chiaro, perché vorrà dire che avrà perso i liquidi, quindi dovranno essere integrati. Se tutto andrà come si spera, nella terra all'interno del cellophane si formeranno delle radici, proprio come in questo caso. Questo è un esperimento che è iniziato circa 4 mesi fa e già oggi l'apparato radicale si è formato. Provo a mostrarvi meglio come appaia l'apparato radicale attraverso il nylon. Ci sono davvero tantissime radici molto grandi, quindi a fronte di questo si può dire che è arrivato il momento di separare la margotta dalla pianta madre. Sarà sufficiente prendere delle cesoie e, andando dal punto di base, scendendo di circa 2 cm, praticare un taglio netto in questo modo. E l'operazione è ultimata. Non resterà altro che liberare il pane radicale da cellophane e l'accetti, semplicemente tirandoli via. Fare attenzione durante questa operazione a non rompere l'apparato radicale che si è formato. Ed ecco qua che compare l'apparato radicale. Ecco qui. Ed una volta tolto il cellophane, questo è ciò che si è ottenuto. Quindi si vede chiaramente che l'esperimento sia andato a buon fine, perché l'apparato radicale si è formato in una maniera assolutamente perfetta. E al fine di mostrarvi come, ma soprattutto dove si siano sviluppate le radici, provo a tirar via tutta la terra. Quindi ho preso una bacinella con dell'acqua a temperatura ambiente e semplicemente inserisco il tutto all'interno, lasciando inumidire un pochettino in modo da non tirar via le radici. La tiro via. Terminato di sciacquare e tolta via tutta la terra, questo è ciò che si è ottenuto. Guardate quante radici siano nate. Cambio inquadratura e provo a mostrarvi meglio come si siano sviluppate le radici. Sono davvero tante e sono nate nel punto nel quale abbiamo creato l'anello di interruzione, quindi dove abbiamo tolto la corteccia. Quindi, visto la quantità enorme di radici che sono nate, si potrà spostare il tutto tranquillamente all'interno di un vasetto con del terreno che sia soffice e drenante e trattare questa come una qualsiasi altra pianta di rose. Dopo 3 giorni, riprendendo il tutto, si può notare che la pianta goda di ottima salute ed in più i boccioli che c'erano all'apice si sono aperti tutti. Questo significa che la pianta, eseguito il distacco, stia vivendo senza problemi di vita propria. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace
ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.